Abbiamo iniziato per Roberta. Ciao Monica, Ciao. questa volta la pubblicheremo. 5, 4, 3, 2, 1. Mi presenta una scacchiera su cui vedo che si muove il cavallo come pedina. E lei è il cavallo? Mm, Allora, potrebbe anche essere, però mi dà proprio come l'impressione che lei abbia molto avuto a che fare con la massoneria e abbia cercato, diciamo così, di gestirsi al meglio. Mm? Nel senso non lei all'interno della massoneria, ma sai, volente o nolente, sia stata in un ambiente collegato alla massoneria. Più di uno. Gli dà l'autorizzazione? Sì, 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 lei è una molto interessata, ma comunque molto curiosa in generale, quindi assolutamente sì. Nome del progetto. A me viene silenzio, come se l'anima le chiedesse, di mettere, di far tacere tutto il rumore della vita esterna, di far tacere tutto il rumore della mente, di creare proprio un silenzio molto profondo dentro di sé per arrivare a connettersi con la propria anima. Quindi col punto esclamativo. Sì, sì, Nome dell'anima, è gigante, dello spirito. attore. Ehm, Questi due nomi, in sinergia proprio, vogliono ricordare che lei è una creatura divina infinita e che noi, così come lei, tutti quanti, siamo qui a recitare un copione. Vibrazione. 15, Alta. Roberta. Consapevolezza. 169, Eh, Anima. 48, Vite precedenti. 1619, Cervello. 9,7, Suscettibilità ipnotica. 48, 3D. 59, Vivacità animica. 100. Allora, ehm, commento, vibrazione molto alta. Mi sarei aspettato una consapevolezza più alta, 169, mi sarei aspettato uno 185, sinceramente. E sono anche un po' stupito che tu abbia fatto solo una sessione, Roberta, perché probabilmente se in 4 anni tu ne avessi infilate un altro due o una, forse questa consapevolezza sarebbe molto più alta. L'anima è perfetta, quasi a metà, va benissimo. Le vite sono scarse, 1600, siamo sul 2000 sempre, no? Capacità medianiche 9,7, secondo me chiuderemo a oltre il 10. Suscettibilità ipnotica 48, se già nei ranghi di quelli che possono affrontare un'ipnosi diretta. E sì, è nella 3D per il 59%, quindi insomma va bene, non sei 80, no? Non sei solo materia, soldi, cose, case e materia, appunto, sei 59. Vuoi sapere come stanno le cose? Vivacità animica a 100. È imprescindibile questo dato per me, è incomprensibile quando è anche solo 99-98, che va bene, ma non è un desiderio totale quello di sapere come stanno le cose, sapere come stanno le cose, almeno avere una via tracciata. Vediamo dopo 4 anni quali nuove entità eteriche ha Roberta, entità eteriche che ha voluto e si è creata lei, non perché è folle, ma perché ha bisogno di capire delle cose e di fare un determinato gioco.
bisogno, voglia, desiderio, è lei che lo vuole. C'è uno scorpione che somministra piccole dosi di veleno per creare dei fraintendimenti, degli equivoci, dei dubbi. Poi c'è una volpe che di tanto in tanto crea delle situazioni di scarsa chiarezza, a volte anche proprio un po' di imbroglio. E poi c'è un uomo del tempo che è come se giocasse con lei a riproporle dei fantasmi del passato. E questa è un'ottima strategia perché fa sì che lei rimanga impregnata dell'energia del passato e pertanto non imbocchi nuove linee temporali. Basta. Sì, Quindi l'uomo del tempo e, hai detto, scusami, il leone? uno scorpione Scorpione. è una volpe. Entità mentali. Secondo me ce n'è una sola. A me viene Grigiore. Questa entità mentale lavora affinché lei sia costantemente in un blando stato che va dalla tristezza, malinconia, leggera confusione, smarrimento. E a volte sentire proprio anche, ehm, posso dirti anche la vita a volte un po' sbiadirsi davanti ai suoi occhi, ehm, non avere il colore acceso che magari lei desidererebbe e quindi sentire a volte anche del dolore, ma a volte anche un po' un senso di noia. Che livello? Per me è solo questo. Allora dipende dalle fasi, va dal 2 al 4. E adesso? Adesso direi 3. Impianti. C'è un auricolare all'orecchio destro e le dice: Tu finirai i tuoi giorni così, con questa confusione, con queste tue domande, con questa tua indecisione, con questa tua anche blanda scontentezza, con questa tua insicurezza. Poi c'è Gliel'ha messo questo auricolare. Lo scorpione, la volpe, l'uomo del questo è tempo. lo scorpione. Ha a che fare comunque con un avvelenamento, diciamo, no? Dei pensieri, degli stati d'animo. Poi c'è mm, una specie di gabbia davanti al cuore con delle sbarre che sono molto vicine l'una all'altra e servono a far sì che i messaggi che lei riceve rimangano, non posso dirti, sulla soglia del cuore. È un'astuzia, questa, messa in atto dalla volpe affinché questi messaggi, che potrebbero essere molto importanti, non arrivino a penetrare in profondità il suo cuore. E poi vedo sulle ginocchia due placche, tipo, per rendere scomodo il fatto di muoversi. Quindi anche per esempio questa sua indecisione rispetto allo spostamento, no? Ehm, è legato anche a questi impianti alle ginocchia. E basta. Ok, abbiamo detto vibrazione, abbiamo tante cose da vedere. Vibrazione a 15. Se Roberta avesse smesso di fumare un anno fa, a quanto starebbe adesso di vibrazione? 35 mi viene. Ok, dico solo questo, perché l'abbiamo visto tante tante volte e una serie di questioni abbassano molto la vibrazione. Va bene.
Allora, da una costellazione familiare, sì, giusto, è emerso che ha subito una violenza a 5 anni e sono state descritte delle scene con la descrizione appunto di arredi della casa dell'epoca durante questa costellazione che portano Roberta a credere che sia avvenuta, ma lei non se la sente propria, o quantomeno le abbiamo chiesto se la sente propria e non sa dare una vera risposta. Tu la vedi, considerando che chiaramente nessuno ha la verità in mano, Esatto, esatto. tranne Monica. Allora, no, 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 assolutamente no. Allora, quello che io riesco a vedere, per esempio, è come se fosse come posso dirti, il bracciolo di una poltrona che crea quasi un ricciolo, mi sembra, no? Così, come una specie di spirale, È fa così marrone questo. questa poltrona? Marrone Allora, medio? Sì, marrone? Marrone, ok. però io non riesco a vedere questa violenza qui, sinceramente. Cioè, vedo questa bambina in uno stato d'animo a volte come se si sentisse in parte un po' sola. Mm? Ehm, è vero che lei addirittura ha due mamme, una tata più una mamma biologica, no? Mhm. Però probabilmente dentro di sé la bambina vorrebbe di più la presenza della mamma biologica. E a alcuni momenti c'è questo stato di solitudine e questo lo vedo. Poi Roberta ha fatto notare che lei poi a partire dall'adolescenza è stata un po' disordinata, diciamo, no? Ha fatto varie esperienze anche da un punto di vista sessuale, quindi collegato le due cose. Lei ha detto proprio il mio corpo, in fin dei conti, non sentivo che era mio, io lo potevo mettere alla mercé di tutto e di tutti, con varie esperienze trasversali. Però io l'origine di questo, io l'ho visto in un'altra cosa, e che non è di questa vita sua attuale, ma è di una vita parallela. C'è stata una violenza in una vita parallela. Non su di sé. Cioè, quello che io ho visto è lei che è tipo una specie di infermiera, direi, no? All'interno di un ospedale psichiatrico. E effettivamente ci sono molti pazienti con dei disturbi mentali di vario genere. Alcuni sono molto gravi come disturbi e vedo in particolar modo degli operatori, potrebbe essere un infermiere come lei, che è molto violento nei confronti dei pazienti. Quello che noto è che l'infermiera Roberta ritiene che il comportamento di questo suo collega sia sbagliato, che sia ingiusto, però nei fatti lei non prende una posizione, lei non denuncia. Cioè l'infermiera abusa di una paziente. L'infermiere maschio Sì, maschio, sì, sì. Abusa una paziente. è violento con vari pazienti, Non abusa, violento. violento proprio fisicamente con vari pazienti per contenerli, per calmarli, li picchia, ok? E con due o tre delle pazienti più giovani, più fragili, usa anche violenza sessuale. E l'infermiera Roberta vede ma tace. Sì. E tu vedi questo. Vabbè. Io vedo questo e che lei, quindi, Roberta, di questa vita che noi adesso stiamo conoscendo, si porta dietro questi sensi di colpa molto forti, ok? Al punto tale da dire io non ho fatto nulla, mi merito, hai capito che anche il mio corpo sia maltrattato. Mm. La vedo più in questa chiave qui. È una sorta di autopunizione per non aver avuto il coraggio di fare qualcosa. Tra l'altro, io non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che questo infermiere qua sia stato tipo il direttore o un responsabile molto importante del suo luogo di lavoro, verso il quale poi lei ha fatto causa.
Se l'hai ritrovato. Sì, Ok, come si chiama questa infermiera? Così definiamo la vita di Juliet. Juliet. La vita di Juliet, così poi ci ritorniamo. Perfetto, causa esoterica del non ricordare l'infanzia e l'adolescenza, ricordi rimossi. Allora, questa la gran parte, accade alla gran parte di noi. È proprio una delle strategie che vengono utilizzate dalle forze oscure della Matrix, perché cancellarci i ricordi significa indebolirci. Noi ci sentiamo proprio mancanti di qualcosa, ci sentiamo quindi più fragili e siamo anche più manipolabili perché ognuno ci può dire quello che vuole, ok? E noi, boh, diciamo, boh, può anche essere, visto che non ci ricordiamo. Mm. Quindi è proprio una strategia che viene applicata su vasta scala, su tutti. Quindi solo questo, da parte di dello Scorpione? Allora, questo in generale all'interno della terza dimensione, nel gioco Matrix, all'interno di cui siamo, la maggior parte di noi ha dei ricordi solo frammentari del passato. Quindi diciamo che, come posso dirti, è una specie di default, sì, di strumento utilizzato con quasi tutti noi. Roberta, sospetta di essere stata schizofrenica. Allora, allora, Separata. schizofrenica, nel senso di separate, le siamo tutti siamo separati, tutti siamo disconnessi da noi stessi e dall'esterno. Ok? Sempre perché questo è il gioco della Matrix. Venire qua deboli, separati, con poca stima in noi stessi, in un mondo violento, eccetera, eccetera. Ok? Però nel senso clinico di schizofrenia io non lo vedo. La vedo che ha anche, come posso dirti, questi forti sensi di colpa che le producono anche, come posso dirti, una sorta di autolesionismo in un certo senso, un farsi del male con tutta una serie di esperienze. Va bene. Prima di chiamare i tanti disincarnati utili alla comprensione del caso di Roberta, che non so perché stavo per chiamare Francesca, eh, parliamo del suo karma irrisolto. Allora, lei segue degli studi in cui si parla di karma, in cui si dà tanta enfasi al segno zodiacale e all'ascendente, dove le hanno detto che siccome lei ha lo stesso segno e lo stesso ascendente, chi si trova in questa condizione, come anche il sottoscritto Ariete Ariete, è ripetente. Cioè, torna sempre allo stesso punto, non ha capito delle cose nella vita precedente, immediatamente precedente. Allora, ripetenti lo siamo tutti, intanto perché stiamo ripetendo un copione. Se vogliamo, possiamo anche sostituire i termini karma, lo possiamo sostituire come copione, che Mhm. poi alla fine non è diverso, Sì, il senso infatti. è quello. È un qualcosa che tu, a tua quasi insaputa, contro la tua volontà, stai recitando e ti senti incastrato, no? In quel ruolo, in quel copione. Quindi alla fine non è così diversa dalla nostra visione. E rispetto anche all'astrologia, io in una certa misura ho la stessa percezione, anche se magari un po' diversa, perché io vedo le cose in termini di copione e di gioco. Quindi l'importanza dell'astrologia c'è proprio perché il gioco nel quale noi siamo immersi è illustrato nel cielo, nella volta celeste. Cioè è come se noi avessimo sopra la nostra testa, eh, cioè la volta celeste, il cartellone del gioco. Mhm. Quindi cosa succede? Che noi abbiamo tutte le costellazioni e le costellazioni
poi si basa, no, l'astrologia, sono, e io faccio un passo indietro, la mitologia, ok? E la mitologia sono i nostri copioni. Noi possiamo magari recitare solo un aspetto di un certo mito, oppure nell'arco della vita vari miti differenti, ok? In realtà è molto simile, si tratta solo del fatto che la visione nostra forse è più ampia, è più Mm. larga È e meno soprattutto, castrante, perché il karma è esatto, quello. non è Tu, inevitabile, tu devi è imparare. modificabile. Esatto, tu devi imparare la lezione, che ne so, dell'accoglimento, del perdono, e in questa non l'hai imparata. E quindi Ariete, ascendente Ariete, segno uguale all'ascendente. Ma questa cosa del segno uguale all'ascendente, Monica, cosa vedi? In generale, al di là di questo discorso. C'è del vero in quello che ha detto Roberta, e che ci sono più tendenze a cadere, a inciampare nella stessa tipologia di errore. Questo sì. Mm. C'è anche una maggiore forza, pulizia, quello che sei e quello che dai a vedere all'esterno. Mm, dunque, Sono segni opposti, uno è ascendente del segno opposto e segno del segno opposto all'ascendente. Non si capisce mai allora, con chi si ha a che fare. la stessa cosa nel bene e nel male, come se avesse due facce, ok? Un lato è quella di, non so come dirti, molta autenticità. L'altro lato è proprio questo rischio di cadere sempre negli stessi errori, proprio per questa, tra virgolette, purezza, questa totalità. Genuità, che mi ritrovo. Ma non è una condanna, è una No, sfida assolutamente. Questo è il copione che ti viene proposto, che mi ma sono tu non è che proposto, sei, s- che sì, Roberta si è proposta. allora, non è Roberta la mente di Roberta, ok? Perché è ovvio che la mente di Roberta dice: come io mi sono proposto questo copione, allora sono proprio pazza, ok? Mm? Quindi non è la parte cosciente di Roberta che se l'è proposta, ok? Ma è quella parte autentica che sta al di là della cupola. Chiamiamola la vera Roberta, il vero sé di Roberta. Mm? Ha proposto questo copione, sapendo che però la Roberta che c'è qui, connettendosi con la vera Roberta, può modificare questo copione. Quindi Roberta non è una ripetente. Se non vuole, no. Si aprano le porte del portale aureo. Vediamo se da lì esce già qualcuno. In ogni caso chiamiamo di fronte al portale aureo mamma, papà, tata e fratello. La prima cosa che mi arriva è un cesto con delle mele, un cesto di vimini con dentro delle mele. Poi c'è una pistola, perché è come se il ricordo del fratello fosse proprio legato a questa pistola puntata davanti al viso. Ehm, Poi mi arriva come una specie di coperta di lana colore rosa, pesante. Poi c'è del fumo, mi sa che c'era qualcuno che fumava. Mm, mm. Perché questi sono, penso, ricordi o simboli che mandano. Eh, Partiamo dal fratello. perché non riesco a metterli così in ordine. Allora, il fratello appunto era arrivato come simbolo proprio questo della pistola, vediamo. Dov'è lui?
Dentro o fuori il portale aureo? Adesso mi dà questa immagine simbolica, come se lui saltasse. Hai presente la campana che facevi da piccolo, disegnavi a terra e poi Ah, saltavi sì, su un piede così? Mi dà questa cosa qui, no? fa dei giochi. Esatto, saltando su di un piede. Quindi ancora nell'oltre, non nel portale aureo. No, 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 non so, no, vuole propormi questa immagine qui. Non so il motivo, come se eh, c'è anche molto il concetto del gioco. Allora, Ehm, posso dirlo, no? Ucciso con un colpo di pistola. Chiedigli perché e da chi. Perché? Perché l'ha Perché lui voluto gli lui. dice perché si scherza con il fuoco a volte. Si gioca con il fuoco, si scherza con il fuoco. E quando sei giovane, sei incosciente e non sai contro chi ti stai mettendo, perché sembra tutta un'avventura e ti senti anche invincibile. E poi non lo sai che dietro a quella mezza cartuccia che ti trovi davanti, dietro a quella mezza cartuccia c'è uno veramente importante e potente. E allora sei finito. Che cosa è successo dopo? Proprio nell'istante in cui la sua essenza ha lasciato il corpo. Tanti, tanti anni fa. Incredulità. Mm, mi dice questa parola, come se lui, lo vedo riverso, come se fosse quasi in croce, per terra in croce. Non so, a me fa vedere il colpo nella testa, però può essere anche solo simbolico, non lo so. Tu hai visto il film Nostalgia, Monica, con Favino? Neanche tu, Roberta. Guardalo, Roberta, perché sembra quasi questa storia. Purtroppo ti ho rivelato il finale. Oh, vabbè. Ok, ma lui cosa fa? Per esempio, in Ghost, nel film, quando moriva qualcuno, usciva l'anima e se era stata cattiva, arrivavano le ombre cattive che se la portavano via. Se era rimasta buona, se ne andava verso la luce. Una semplificazione, no? Patrick Swayze, se ne stava andando verso la luce, ma poi per amore di Demi Moore è rimasto a girare, aiutandola, spostando oggetti, facendo poltergeist e cose del genere. Lui che aveva scherzato con il fuoco che in effetti se non stai attento ti tira una lingua e ti brucia, o esce dal falò e incendia il bosco, fuoco che è mistero. Lui cosa ha fatto? Allora, non so perché adesso mi sta facendo vedere una chiesa. Non so se era una cosa importante o se è morto vicino ad una chiesa. Non lo so. È vero, non è che riesco proprio a rispondere a queste domande, capito? Cioè io mi baso su quello che mi Va arriva. bene, va bene, va bene. Non voglio forzare, poi Cosa invento. vuole dire Roberta? A Roberta. Mm. Pensa che La vita fortuna. è vero che è un gioco, ma va presa anche in un modo serio. E per serio non intendo il muso o mancanza di sorriso. Per serio intendo la magia. Allora, così mi arriva questo. Ok. Lui sa cos'è il portale aureo?
lui dice che è un dono che ha gradito, che conosce. che conosce già, Sì, sì, è già andato, già sì, sì, stato lì. sì, certo. Perfetto, il fratello di Roberta si trova di fronte alla mamma e al papà. Si sono rivisti tutti e tre di là. In questo momento la mamma la vedo come una mongolfiera colorata che vola, ehm, che ha raggiunto la libertà e la spensieratezza. Lei che di pensieri in vita ne aveva avuti tanti, anche di zavorre, lei dice, ne aveva avute tante, ma adesso sono una mongolfiera in volo. Mi fa vedere come se per un periodo abbia sfiorato le dita del proprio figlio, ehm, poi di nuovo, come dirti, ognuno è andato per il proprio verso evolutivo, per la propria direzione evolutiva. Eh, più mi fa vedere il padre che è stato più in contatto con l'anima del figlio. Come? Come se fossero più a braccetto. Mm, mm, come se cioè, ciascun'anima ha un proprio sviluppo, no? Un proprio bisogno evolutivo e il bisogno evolutivo del padre e del proprio figlio erano compatibili, per cui potevano andare a braccetto nella stessa direzione, mentre il lavoro evolutivo della madre la portava in un'altra direzione. Messaggio Mm, della madre a Roberta. Purtroppo quando ci sono tanti disincarnati abbiamo bisogno di tanto tempo. sogna, bambina mia, sogna e realizza. Risposta? C'è un po' di incertezza in questo momento, come se lei avesse un po' paura di non ricordarsi i sogni, Roberta, o anche un po' la paura di realizzare i propri sogni. Poi non so, la madre parla di una bambola, non so, magari era un gioco. Mm, eh, era la bambola dei tuoi sogni, l'hai avuta e così puoi realizzare altri tuoi sogni. Scambio di messaggi col padre. Lui dice non c'è bisogno di troppe parole, c'è bisogno della saggezza profonda che risiede nel mare e tu è là che vuoi e devi andare. Infine la Tata, mancata 2 anni fa, la vera mamma di Roberta. Mi fa vedere un'immagine in cui Roberta era molto piccola e lei la solleva in alto. Sembra che Roberta avesse una tutina gialla, giallina. E la solleva in alto e poi la abbraccia, ci gioca proprio e effettivamente come se fin da subito la riconoscesse come sua, come parte di sé. Um, la luna e io la stella, vicine, di notte,
di giorno, sempre. Quindi la stella nella mezzaluna, lì dentro. Mm, mm. E Roberta cosa risponde? Sono dolci i ricordi e i profumi che ho di te. Sei stata la carezza e quel po' di sicurezza. Sei indimenticabile. Va bene, chiedo a tutti e quattro i disincarnati, prima di lasciarci, una cosa, ma Roberta è pazza? È affetta da pazzia? Roberta ha la follia divina, che è quella di vedere dentro, fuori, di lato, ehm, oltre tutto quello che gli altri riescono a vedere. E allora lì la chiamano pazzia. È un attore gigante, Roberta, non dimentichiamolo. Non ho capito perché ho scritto pazzia accanto cavallo. Perché? Cavallo pazzo? Mm, mm. Cavallo, all'inizio è venuto fuori il cavallo. Sì? Eh sì, cavallo pazzo in effetti. Fibbre da cavallo. Ok, salutiamo. Fortuna per questi quattro disincarnati avere come parente o amica Roberta, che hanno potuto godere alcuni, almeno quelli che non erano già nel portale aureo, quindi solo il fratello era nel portale aureo. Madre, padre, tata, no. Tata probabilmente non ancora, perché insomma, sono passati solo 2 anni. Allora, la madre era molto vicina, che vedendola così con questa mongolfiera era come se già sentisse questo senso di libertà, di alleggerimento da tutto. Ah, facciamole fare il suo percorso. La nebbia là lontano si dirada e c'è un portalone. Se vuole diriga la sua mongolfiera in quella direzione per andare a vedere sempre più da vicino com'è quella cosa che all'inizio non si vedeva, adesso si vede un po' di più grazie a Roberta. Sì, sì, lei si sente molto pronta per questo e è proprio con grande gioia, quasi una gioia infantile, no? Provare un bambino. E il padre? Il padre è come se mm, mm, ci avesse messo un po' di tempo a sciogliere alcuni rimproveri. Non so se erano rimproveri su lui che si faceva a se stesso rimproveri che gli venivano fatti, no? Comunque a sciogliere, diciamo così, il tema del rimprovero. E c'era come una cappa nera sopra il padre. È stato un processo lungo, ok? Però poi è andato lui nel portale aureo. Ok, la tata no. Dunque, la tata è come se la vedessi che rifà il letto, di Roberta. No, perché bisogna farlo bene, questo letto qui, queste pieghe, metti bene sotto, qua, è come se ancora si occupasse di Roberta, diciamo, no? Portale aureo a disposizione di tutti. Ci torna il padre e il fratello, immagino. Ci va o non ci andrà a breve la madre e la tata. Se vuole può andare a vedere com'è e poi tornare indietro se non è il momento, non le piace, non è cosa sua.
Sì, mi fa vedere che c'è una specie di come cofanetto, però è come se fosse di porcellana. Quindi ci sono un po' di legami ancora, come posso dirti, con la terra. Ehm, a lei piace questa cosa, cioè non le crea tristezza o pesantezza, no? Mm, Va bene, non è ancora il momento. Li mm, salutiamo tutti. Sì, sì, sì. sì, sì. Causa esoterica monica dell'ipertensione. No, scusa, ma questo mi viene proprio fumo. Ok. Della malinconia, Quella è l'entità mentale assolutamente grigiore. dell'inadeguatezza, Sia l'impianto auricolare all'orecchio destro, mhm, ehm, mm, ma anche proprio lo scorpione. perfetto. Monica, Roberta la pazza adesso fa la pazza. Una scacchiera, la chiama cinema e ci mette 5 pedine, i 4 figli e l'ex. Quello è il suo cinema, la scacchiera dell'inizio. Nel suo gioco a scacchiera ci sono 5 attori fondamentali al momento, 4 figli e l'ex, e da essi dipende anche la scelta di dove vivere, sia nella regione A o nella regione B, come sta facendo adesso, diciamo 6-6, 6 mesi all'anno, o solo nell'isola, come lei vorrebbe. Vedo i figli che lasciano, fanno questo gesto, no? Come ad aprire le braccia per lasciarla andare. E mentre aprono le braccia esce della luce da loro. Quindi isola. Sì, 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 Anche se sì, e nell'isola poi ce n'è uno di figlio, figlia. l'ha detto anche il padre, ha parlato del mare, perché Scusami? il padre Mm. prima ha parlato del mare Ah, e il il suo padre, padre. Mhm. sì, il padre di Roberta, esatto. Eh, e lui riesce a vedere profondamente dentro Roberta. Ehm, diciamo che, ecco, quello che mi viene è che Roma appartiene un po' al suo bilancia ascendente bilancia, mm? Quello di ripetere, se vogliamo ritornare a quello che dicevamo prima. Mm. Ehm, io vedo che ci sarà poi la possibilità di spostamento da parte dei figli, che può essere saltuario, che può essere stabile, eh, però senza creare, diciamo così, nessun tipo di dolore, nessun tipo mm, di privazione. Ok, come vedi i figli? Lei parlava di karma dei figli, il karma dei figli non esiste. E parlare di karma a dei giovani significa, secondo me, condizionarli in una maniera castrante. I figli potranno fare quello che vorranno? Allora, i figli, esattamente come noi, hanno il loro copione. Certo. Questo è innegabile. Noi veniamo qua, recitiamo un copione e spesso, proprio perché lo recitiamo, siamo un po' passivi, siamo vittime di questo copione. Quando ci accorgiamo della presenza di questo copione, se davvero siamo animati dalla volontà e dal desiderio di farlo, possiamo cambiarlo. Ed è importante che questi ragazzi comprendano che loro possono cambiare il copione, però nel momento in cui scelgono di avere un nuovo copione, devono adeguarsi al nuovo copione, non continuare a recitare quello vecchio.
E questo è assolutamente nelle loro possibilità. Però devono vederlo bene il copione che al momento attuale stanno recitando, qual è il ruolo che stanno impersonando, quali sono le azioni e i pensieri che vanno a ripetere. Dopo Bene, che l'hanno letto bene, possono cambiarlo. inseriamo questa informazione in una VIC aggiuntiva, informazione aggiuntiva, e la offriamo a tutti e quattro. Io dico che la recepisce anche un fratello di Roberta. Ok. Tra i quattro figli, dal più piccolo al più grande, indipendentemente dal sesso, chi la recepisce prima? Quindi, no, facciamo dal grande al piccolo. Uno è il grande, poi due, tre, quattro. Viene il numero 3? Mhm. La prendono tutti e quattro, però. Sì, 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 però il 3 brilla di più, diciamo. Mi viene tipo il 3 e il 4 li vedo più chiari. Mm. Allora, il 3 in primis, comunque il 3 e il 4 li vedo più Roberta, chiari. quello che ti ha aiutato è il 3 o il 4? Il 3. Ah, ecco, vedi, quello che l'ha aiutata prima, che abbiamo visto di sfuggita. Bene, e l'ex, che è tutta questa situazione un po' sì, no, casa. Ma io non lo vedo, cioè, nel senso, adesso lo vedo abbastanza, tra virgolette, innocuo, come Mhm, dirti, mhm. ehm, tra virgolette, anche amico, non è cioè non lo percepisco come un ostacolo. Mm, Poi lo percepisco anche poco interessato alla linea evolutiva di Roberta, perché lo vedo proprio posizionato altrove, però comunque che non vuole creare problemi a lei. E i due fratelli e la sorella vengono, se li chiamiamo. Allora, c'è un fratello, sì, ti dico, infatti è come se lo sentissi anche un po' dispiaciuto, amareggiato, per questo lungo silenzio tra loro. Il più grande o il più piccolo? Ah, potrebbe essere più grande, ma non lo so. Sì, non diciamo perché, ma è una baggianata, veramente una baggianata. Quindi ci sono motivazioni anche un più importanti in generale. Questa è proprio una baggianata. Più grande, come se percepisse di più il tempo che scorre, che la vita è breve, che non ci si può perdere in certe stupidaggini. Ecco, più queste considerazioni come se stesse facendo. L'altro è come se lo vedessi invece un po' più, come posso dirti, puntiglioso, no? Fermo sulla sua posizione. Mm. Li mette nella propria scacchiera, Roberta. Sì, 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 certo, certo. Ecco, tutti questi personaggi nel cinema, il cinema scacchiera per questa occasione, hanno un aspetto di pedine, quindi uno al cavallo, uno alla pedina, uno Beh, lei è all'alfiere. la regina. Lei è la regina. Il re Mm, non c'è, perché No, non è l'ex. mm, no, 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 no. L'ex cos'è? Un alfiere. Figlio 1, se non ti costa sbattimento, eh. Ah, figlio uno vedo un cavallo. 2, No, due mi viene come si chiama, il pedone? 3, famoso 3, Un altro cavallo? e il 4, La o la torre. 4, la torre. La sorella? Oddio, la sorella, aspetta che neanche la vedo. Sì, un pedone. Il fratello grande Una torre, e il piccolo. pedone. Va bene, abbiamo il cinema,
abbiamo Roberta, abbiamo la pazzia. Cos'è la pazzia, Monica? Perdersi. Rispetto alla mente? Mi fa vedere come se I fili? i fili, sì, che connettono le cose, iniziassero ad andare in cortocircuito. E questo produce come delle scosse interiori, che poi insomma diventano dei disagi, delle scosse esteriori. Però mi fa anche vedere come se la pazzia potesse avere un inizio fatto così, in cui i fili si bruciano, diciamo, no? Ma poi è come se iniziassero a ripristinarsi e si accendono tutti quanti contemporaneamente e si possono arrivare a percepire le connessioni tra tutte le cose. Ma quando? Quando si è ancora vivi? Sì, sì, sì. Quindi quei pazzi che sono come nella vita di Juliet, no? La vita parallela di Roberta, quei pazzi del manicomio di una volta che in realtà, oltre a manifestare così versi, stupidaggini e frasi senza senso, ogni tanto se ne uscivano con una massima sulla vita che probabilmente qualche infermiere non capiva nemmeno. Qualcuno di loro sì e qualcuno invece manteneva i fili bruciati. Perché in passato tutti i folli pensavano di essere Napoleone? Mi viene come se fosse una specie di controllo mentale a distanza in cui infilano questo pensiero. Diciamo che con la follia abbiamo visto perdersi, ok? Quindi è come anche se ci fosse una sorta di disorientamento della mente e vedo che proprio per questo è più facilmente anche manipolabile. Vedo proprio che viene immessa questa immagine di Napoleone con la mano infilata dentro la giacca. Ok, Monica, una bella Vic per i vivi e per i morti, una Vic per l'oltre e una Vic per i vivi, per tutti quelli che pensano di essere affetti da pazzia, per tutti i clochard che non lontani solitamente da questa condizione si trovano e soprattutto tutti i disincarnati. Tu sai a chi in particolare io mi rivolgo. Eh, È Voglio giunto. dirti che la pazzia io la vedo come una Y, quindi c'è un filo, la pazzia può portare o quasi all'illuminazione o può portare invece all'altro canale che è nero, quindi bruciarsi. Ma chi anche nei disincarnati? Allora io non la vedo più la pazzia nei disincarnati, dopo un po' ovviamente, Mhm. La mia personale Vic numero uno ha un buon effetto. certo, di quiete. Va bene. Roberta, affetta da pazzia, va adesso al cluster. Come se avesse con sé un arsenale di colori. Quindi ha vari barattoli in cui ci sono ehm, le tempere, altri in cui ci sono le matite colorate, i pastelli a cera.
perché è come se lei stesse già pensando alla fase proprio di ricostruzione, di abbellimento, che sarà quella dell'ad eternum. Però al cluster vedo che è come se si presentasse un muro con la tappezzeria stracciata, che rappresenta tutto il passato, tutti i dilemmi, tutte anche le ferite, no? Che lei si è procurata, tutto il disordine, il caos della sua vita. Che ne fa? Quindi questa via via dentro il portale definitivo. E quindi inizia a questo punto ad attivarsi con tutti questi colori che si è portata dietro. Bene, scateniamoci. Mm. Li uso un po' tutti, uso i pastelli, i pennarelli, i pastelli a cera, ehm, gli acquarelli, tutto. E, e disegna come un arcobaleno con lo sfondo di un bosco. E questo è il suo ad eterno. Avatar c'è ancora? Come se fosse una specie di medico, sì, di uno psichiatra che fuma il sigaro. Tu non sai, ma Roberta si fa delle grandi risate. Tutta la sessione che ride. Gli diciamo sigaretta? No, e lei ride. Sei pazza? Ah, inizia a ridere. È molto divertente. Molto divertente, Roberta. Mm. Che ne fa di questo avatar? Tanto si fa una gran risata per tutti quelli che possono essere stati gli incubi, no? Le paure del passato. Ma chi? L'avatar o Roberta? E Roberta si fa la gran risata, ovviamente. Sì, 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 sì. E proprio la sua risata sposta questo avatar dentro il portale definitivo. Anche qui un mix di colori. Oh sì. Evviva. Silenzio. Esiste ancora. Viene dolce silenzio. Il gigante attore esiste ancora. Sì, Nuova vibrazione. 400, Nuova consapevolezza. 206, PS. 59, Vite. mm, 1528. Vita di Juliet, l'infermiera del manicomio. Quella c'è perché è molto importante, ma viene modificata. Vedo che un giorno lei prende coraggio, fa una telefonata e denuncia. Cervello, capacità medianiche. 10,6, Suscettibilità ipnotica. 60, 3D. 34. E vivacità animica penso che non sia certo scesa. Ottimi valori. Non li commento, li capisci da sola, poi te li rivedi e te li scrivi magari così li fissi maggiormente. Immagino che Scorpione, Volpe, Uomo del Tempo e Grigiore, entità mentali, non esistano più. Infatti no, Gli impianti nemmeno. no. Il karma di Roberta quindi è cambiato, anzi non c'è mai stato. La nuova Roberta. La vedo frizzante, giocosa.
Um, Non c'è più quel grigiore, tutt'altro, no? Abbiamo visto adesso ci sono tutti i colori. E c'è proprio una vitalità e un'allegria che la attraversa. La bellezza di vivere la vita, la gioia di guardare gli uccelli in volo, di sentire il sale sulla pelle, di sentire il vento che accarezza i capelli, di guardarsi i piedi nudi. Ogni momento è come se fosse speciale e lo sente profondamente nel suo cuore. La vedi nella sua isola? E in questo momento proprio sì. Poi potrebbe tranquillamente continuare a fare, nel senso questo non è il senso della sessione, No, mi anche se... sembra che si riducono i periodi in cui lei è nel Lazio e diventano più brevi, diciamo. Messaggio di Roberta a se stessa. Eh, Aspetta, perché la vedo che sopra di lei c'è una rosa, color rosa grandissima, e sopra ci sono le nuvole. E lei dice: Io ne sono parte della rosa e delle nuvole. Mi sento senza paure, senza dispiaceri, ma con la voglia di vivere, infinita voglia di vivere. Immagine finale. È come se stesse bevendo all'interno di una tazza a forma di rosa, un liquido che è giallo, è caldo, è molto rassicurante. Camomilla? Sì, sembra di sì. Va bene, abbiamo finito.